Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. In questo video impareremo insieme i gesti italiani più utilizzati da noi madrelingua ogni giorno. Infatti, noi italiani siamo famosi per gesticolare tanto e ogni gesto ha un suo significato ben preciso. Ma perché l'arte di gesticolare è diventata così popolare in Italia? Ebbene, l'Italia è stata un paese diviso per molto tempo, fino al XIX secolo. E ovviamente in ogni stato si parlava una lingua differente, ma le persone avevano bisogno di comunicare tra loro. Ecco perché hanno fatto ricorso ai gesti. Ma vediamo un po' quali sono e cosa significano. Non potevo non cominciare con quello più famoso, che tutti conoscono, tutti imitano, ma siete sicuri di usarlo correttamente? Cosa significa questo? Ebbene, noi italiani lo utilizziamo quasi come un punto interrogativo. Insomma, va bene dopo ogni domanda. Che cosa? Chi? Che vuoi? Ma quando? Perché? Dove? In che direzione? Ma ora vediamo tutti gli altri gesti. Ok, d'accordo. Che buono, che bello. Sei pazzo? È andata bene. Calma, stai calmo. Mangiamo qualcosa? Ho un po' fame. Ti vanno 2 spaghetti? Questo piatto è buonissimo. Beviamo qualcosa di alcolico? Beviamo dell'acqua. Ma io cosa posso farci? Hai paura? Ci sentiamo per telefono. Wow! Accidenti! Che meraviglia! In senso positivo. Mamma mia! Accidenti! In senso negativo. No, non mi interessa proprio, non lo voglio. Niente, non c'è niente. È finito tutto. Ma guarda quello! Scusa, posso chiederti qualcosa? Fumi? Andiamo a fumare? Mi raccomando, fai attenzione, tieni gli occhi aperti. Sola. Sono rimasta sola. Così. Vai via, per favore. Quei 2 vanno d'accordo. Quei 2 se la intendono. Quei 2 stanno insieme. Quanto è magro quel ragazzo! Svegliati! Ti stanno prendendo in giro! Ce ne andiamo?
Dopo. Lo facciamo dopo. Attento, possono rubarti qualcosa. Dici solo chiacchiere. Qui ci vogliono i fatti. Non ne voglio sapere più. È abbastanza. È fantastico, è perfetto. Se sapessi, se solo potessi immaginare. Meno male, che ansia ho avuto. Sei proprio testardo, duro. Non lo sopporto, mi sta proprio antipatico, non lo digerisco. Sei furbo, eh? Smettila, finiscila. Non dire niente, acqua in bocca. Zitto, fai silenzio. Modestamente sono il migliore. Facciamo le corna, non si sa mai. Che fortuna! Sì, e vai. È troppo, basta. Vai al sodo, riassumi. Vieni qua. Ti tengo sotto controllo. Cerca di fartelo entrare nella testa. Che noia, mamma mia, che palle. Che figura di merda, che imbarazzo. È costoso, caro. È tardi. Che sbadata, me ne sono dimenticata, me ne sono scordata. Ora te lo do uno schiaffo, eh? Cos'hai? Molto, moltissimo. È pieno di persone qui. Mannaggiate, se ti prendo... Ora tocca a voi. Cosa significa questo gesto in italiano? Boh, non lo so. Sono molto triste. Non c'è più tempo. Vi ricordo che se cercate una qualsiasi altra lezione di grammatica o cultura italiana, potete direttamente cercarla sul nostro sito web learnamo.com, quindi date un'occhiata. E se invece vi piace la cultura italiana, allora non dimenticate di dare un'occhiata al video dedicato a tutto quello che porta sfortuna in Italia. Lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. E poi non vi dimenticate di seguire Learnamo su tutti i social per tutti i contenuti esclusivi che pubblichiamo lì. E se vi piace imparare italiano attraverso le storie, potete iscrivervi alla nostra newsletter, perché selezionando il vostro livello di italiano riceverete una storia divisa in episodi direttamente nella vostra casella di posta, con tanto di grammatica, esercizi, curiosità, approfondimenti. Io vi saluto,
mi raccomando, usate i gesti nel modo corretto, quando siete in Italia, quando parlate con gli italiani o quando volete. E se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Con questo è tutto, io vi saluto e vi aspetto prestissimo in un nuovo video. Qual è il vostro gesto preferito? Il gesto che abbiamo visto prima significa boh, non lo so, lo avevi indovinato?